Ben ritrovati qua da Radio Rossonera in tutti i sensi. Mattino Milan per questo martedì 7 di febbraio. È una giornata ovviamente un po' di passaggio, siamo all'interno della settimana che ci porterà alla partita di venerdì contro il Torino, ma insomma le notizie ci sono, è ora dei processi, per ora sommari, ma insomma un quotidiano piuttosto che l'altro ancora, ognuno dà la propria versione dei fatti, stiamo qui a commentare e a dare la nostra. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. È ovviamente una situazione complicata e difficile quella del Milan in questo momento, però ognuno sta provando a dare la propria ricetta per come uscire da questa crisi che insomma, sembra non voler trovare pace. Ma come dice il titolo, e come dice il titolo della trasmissione, che è volutamente provocatorio, perché è il titolo di Gazzetta dello Sport, e qua ve lo faccio vedere, dopo ne parliamo sicuramente, è l'ennesima prima pagina che ci becchiamo in faccia, ma d'altronde è anche giusto così, ragazzi, c'è il tricolore sul petto. Pioli resta, ciao Leao, dentro la crisi del Milan si ipotizza un Pioli ancora saldo, per quanto insomma il periodo non sia particolarmente felice, mentre aumenterebbero i malumori di Rafael Leao, che tra l'altro ieri, chiudo parentesi, ha messo un like un po' strano a un profilo Twitter che, diciamo così, riprendevano notizie di Gazzetta dello Sport su di lui e su Pioli, insomma. Sì, sulla sua esclusione per il derby. Andiamo avanti. Sì, diciamo che possiamo anche soffermarci, nel senso che di fatto secondo me queste cose ti fanno capire che in un momento di difficoltà come questo non si è troppo uniti, nel senso che tante squadre, no, hanno attraversato momenti difficili, ma dai momenti difficili, che sia il calcio, che sia o meno, sia un'altra cosa, se ne esce tutti uniti. E in questo momento queste piccole cose si potrebbero evitare, perché tanto lo sai che ti vedono, cioè lo sai che ti vedono, come si è visto palesemente fatto apposta, cioè come non è si è che... visto all'epoca il like che emise quando Cassano disse cose non felici su di lui, e mi ricordo che fece notizia, no? Questo like della serie Rafa se l'è segnato, è ovvio che ti vedono anche un like del genere, quindi evita. Potremmo tutti evitare, perché... Anche perché, scusami la precisazione, ricordo le parole di Teddy Mbula qualche giorno fa che disse: la stampa italiana sta esagerando, però così, cioè, Ma sei tu. guarda, questa è la prima pagina di Gazzetta, ma potremmo metterne altre di pezzi. Ognuno, come detto, ha la propria versione. Repubblica addirittura oggi ipotizza già un post Pioli, quindi con i nomi di De Zerbi da una parte e Conte dall'altra. Quindi insomma, addirittura rispetto a questa prima pagina siamo andati anche oltre. Io mi soffermerei un secondo invece sul titolo, perché tutti stanno dando la colpa a tutti e nessuno forse se la sta prendendo in maniera particolare, questa colpa di avere un Milan completamente senza senso in questo momento storico. Sai cosa, Bea? A me sembra che la teoria del tappeto, della polvere sotto il tappeto, sia particolarmente indicata in questo momento. Diciamo che nel Milan degli ultimi anni ogni tanto un po' di polvere è stata messa sotto il tappeto, ma come in tutte le aziende, neanche nelle società, come in tutte le aziende, viene nascosta un po' di polvere, poi quando insomma il tappeto viene sbattuto, la polvere rimane lì, ma in realtà se le cose vanno bene nessuno ci fa caso. Tutti siamo felici, tutti siamo contenti, i piccoli problemi del viaggio non è nulla perché alla meta ci sei arrivato e sei bello felice. Il problema è che quest'anno gli stessi problemi che avevi cercato di nascondere l'anno scorso sotto il tappeto, e adesso un po' li raccontiamo, non sono stati gli unici. Ne hai aggiunti altri. Hai aggiunto altra polvere sotto il tappeto e il tappeto Milan è lo stesso.
non è che è diventato più grande, non è che è diventato più accogliente di polvere, diciamo così. Non si può nascondere tutto quanto sotto un unico cappello, non si può, perché prima o poi la polvere, se entra da destra, esce da sinistra. Mi spiego meglio, perché la metafora è durata anche troppo. Se negli ultimi anni nascondi i problemi e infortuni, ma alla fine il risultato arriva, e rimangono nascosti. Quando non arrivano, sai cosa si aggiunge? Il fatto che a gennaio l'anno scorso non hai dato 4,50 € di budget, come ti ha detto Maldini, e quest'anno pure. Ma quest'anno sotto il tappeto non rimane il fatto che non hai dato budget per nemmeno prendere un portiere. Non rimane sotto il tappeto il problema che l'allenatore l'anno scorso aveva il polso della situazione. Quest'anno invece pure lui ha provato a buttarci dentro la polvere. I giocatori l'anno scorso erano tutti tranquilli, sereni e d'accordo. Quest'anno dentro anche loro sotto il tappeto. E in tutto questo potrei andare avanti, perché... Ma il problema è che, come detto, prima o poi lo spazio finisce. Secondo me, ve la dico molto terra a terra, è molto la teoria del "ma sì", cioè: "Ma sì, tanto", "Ma sì, ma vedrai che anche s'aggiusta", "Ma sì, ma vedrai che ce la fanno". Con la teoria del "ma sì", io la chiamo così in termine più, diciamo, terra a terra, no, però è la teoria del pressappochismo, la teoria della superficialità. Quando tu l'hai scampata una volta, diciamo che ti senti in questo il nel senso, mi spiego meglio e tolgo la metafora anche io. Se l'anno scorso hai trovato Kalulu e hai risolto, o meglio attenuato il problema infortuni nella seconda parte di stagione e giustamente la stagione è andata a finire molto bene, non è detto che tu l'anno dopo riesci comunque a sopperire a delle mancanze, riesci a sopravvivere al problema infortuni se non cambi niente, anche nello Eh, staff intendo, io i metodi non li conosco, però ragazzi se i risultati di quest'anno a livello di infortuni son gli stessi, a questo punto, cioè, parlano loro Anche per noi, no? quest'anno ti giochi una partita importante, gli ottavi di Champions, senza la colonna dorsale Maignan, Tomori, Benasser. Quindi sai, tra l'altro non so se ti ricordi, ma io lo dissi mesi fa, spero che almeno la partita con il Tottenham riusciremo a giocarla con le nostre forze. Poi magari esci comunque, però mi piacerebbe giocarla ad armi pari, per quanto siano le nostre rispetto alle loro. Ecco, e quindi è questo. È un po' una teoria, che del pressappochismo, perché appunto tu ti senti in potere di farlo perché l'hai già fatto, però ogni stagione è diversa, ogni momento è diverso, No, anche gli avversari sono diversi banalmente. no, ma soprattutto le risposte che dai tu non possono essere sempre le stesse. Questa teoria del tutti colpevoli, nessun colpevole, che tra l'altro oggi un po' sui quotidiani gira perché vengono date spartite le colpe 20%, 30%, il 10%, il 5%, insomma di qua e di là, e quindi ognuno si è preso un pezzetto di colpa, che è vero, ma è vero limitata alla prima parte di frase, cioè tutti colpevoli, punto. Non vuol dire che non c'è un colpevole principale, ma tutti sono colpevoli. Perché se l'anno scorso, come hai detto tu, ma sì, dai, non diamo niente, ce la fanno con Kalulu in casa, se la fanno bastare. Ma sì, il mercato dei giovani va bene, perché tanto la rosa è quella dello scudetto, anche quest'anno andrà bene. Ha perso che sì, ma ce la fanno lo stesso, non ti preoccupare. Ma sì, hanno fatto fronte a 3, 4, 5, 6 emergenze infortuni. Cosa vuoi che sia la settima, l'ottava, la nona, la decima? Ce la fanno anche questa volta. Quando vivi pensando che il tuo stato di emergenza su alcuni problemi sia la normalità, non va bene. Più che altro perché ogni tanto questa normalità, cioè vivere sullo stato di emergenza, prima o poi o non sei bravo, o sei sfortunato, o te ne arrivano 2 o 3 tutte insieme, o per 1000 altri motivi non riesci a reggerlo. Ergo, succede quello che è successo a noi. D'improvviso stacchi la spina, finita la festa. E adesso riattaccarla sarà veramente complicato. E qui direi di andare alla seconda parte
della mattinata, Bea, arriva Ibra, sembrerebbe che potrebbe essere convocato per venerdì, vediamo, ma tanto alla Sì, ma fine è una presenza cioè, simbolica, di spirito, di voce, non di campo. io sono, penso, una delle principali estimatrici di Zlatan Ibrahimovic. Ho sempre creduto nel suo ritorno, anche quando gli davano del vecchio, quando gli davano della Cariatide che non serviva a niente. Quindi credo che possa fare qualcosa, però soffermiamoci a pensare che è una persona che comunque non è nel gruppo squadra da mesi. Quindi certe cose non le ha vissute, certe cose non le ha viste, su certe cose magari non può neanche dire niente, perché giustamente gli possono dire: "Sì, okay, ma tu non lo sai, tu non c'eri, tu non hai visto". Quindi, per quanto Zlatan possa avere una personalità forte, un carattere da leader, cioè crediamoci, riponiamo la nostra speranza in lui e nel suo operato, però fino a un certo punto, a meno che lui non riesca a trovare davvero un'altra volta la chiave di questa situazione e allora riuscire a risolverla, però non gli puoi addossare una crisi come questa solamente a Zlatan Ibrahimovic, perché altrimenti, fai far tutto a lui. Guarda, in chiusura, Bea, direi, sono almeno 3 settimane che ripetiamo la solita frase. Bisogna che ci sia unità di intenti tra la parte tecnica, quindi allenatore, giocatore, dirigenza sportiva. Se non c'è unione tra queste tre, il resto abbiamo già visto negli anni che può anche non servire, perché tanto dopo plurimi screzi e plurime interviste abbiamo capito che un'altra parte della società, al di là delle foto sorridenti e che si abbracciano, vanno d'accordo per quanto possano andare d'accordo sul lavoro, finita lì. Ok? Perché poi appena succede qualcosa, la frasetta, l'intervista, eccetera, esce. Lasciamolo un attimo da parte. Società sportiva, dirigenti sportivi, allenatore, giocatori. Se non si uniscono loro tre, non si va più da nessuna parte. Fin quando non si riuniscono loro tre al 100%, non si va da nessuna parte. Bea, Già. noi siamo arrivati in chiusura, ci ridiamo appuntamento alle ore 11 per Chiama Milan, ci ridiamo appuntamento alle 13 per Lancia, alle 16 Talk e come al solito chiudiamo con Filo Rossonero. Grazie per essere stata qui, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie Bea. Grazie a voi, a dopo. Ci ritroviamo come detto tra poco meno di un'oretta per Chiama Milan. Grazie a tutti, mettete like, scrivete nei commenti cosa ne pensate, se c'è un colpevole principale o semplicemente è un concorso di colpa. Ciao!